Nel video di oggi mostreremo cos'è e come funziona un generatore di rumore. Prenderemo spunto dal kit SG10 Noise Signal Generator che al prezzo di pochi euro consente di mettere in pratica le nostre informazioni. Il link del kit si trova in descrizione. Il rumore bianco è un particolare tipo di rumore caratterizzato dall'assenza di periodicità nel tempo e da ampiezza costante su tutto lo spettro delle frequenze. È definito bianco per analogia con il fatto che una radiazione elettromagnetica di simile spettro, ma all'interno della luce visibile, apparirebbe all'occhio umano come luce bianca. In pratica il rumore bianco non esiste, è un'idealizzazione teorica, poiché nessun sistema è in grado di generare uno spettro uniforme per tutte le frequenze esteso da 0 a infinito. Quello che utilizziamo noi è uno spettro con caratteristiche simili al rumore bianco, ma con ampiezza maggiore alle basse frequenze e minore fino ad azzerarsi alle frequenze maggiori. Questo è un esempio di rumore bianco. In ingegneria, il rumore bianco è usato per verificare la risposta in frequenza di sistemi acustici ed elettronici. Dal momento che lo spettro in entrata è uniforme in ampiezza, lo spettro del segnale in uscita esprime direttamente la banda passante del sistema. Si definisce rumore rosa un particolare tipo di rumore in cui le componenti a bassa frequenza hanno potenza maggiore, a differenza del rumore bianco in cui la potenza è uguale per qualsiasi frequenza. Ecco come si sente il rumore rosa. In acustica il rumore rosa viene utilizzato per l'equalizzazione del suono in ambito professionale. Il segnale di rumore il cui livello spettrale diminuisce di 3 decibel per ottava. Tenendo in considerazione la correzione del rumore rosa è possibile riprodurre correttamente il rumore bianco e quindi conferisce al rumore riprodotto la stessa energia per ogni ottava. Il rumore grigio presenta uno spettro curvo su tutto l'intervallo di lunghezze d'onda considerato, per mantenere un'intensità acustica costante. Esso contiene infatti tutte le frequenze con uguale intensità acustica, differenziandosi dal rumore bianco che invece contiene tutte le frequenze con uguale energia. Sentiamo un esempio di questo rumore. Il rumore rosa si interpone tra rumore bianco e rumore grigio. Il rumore marrone o brown riproduce il moto browniano, vale a dire il moto casuale delle molecole. La sua densità spettrale è inversamente proporzionale al quadrato della frequenza, il che significa che l'energia del rumore marrone è maggiore alle basse frequenze più del rumore rosa, ma diminuisce di 6 decibel per ottava anziché 3. All'udito si presenta ovattato, a differenza del rumore bianco e di quello rosa. Il suono basso somiglia a quello di una cascata o della pioggia battente. Sentiamo come. Il kit presenta due modalità differenti di output. La prima, attraverso il jack sulla sinistra, consente il collegamento di una cuffia e non è limitato da potenziometri.
Sostanzialmente quest'uscita può essere collegata direttamente ad un amplificatore per controllare la differenza tra il livello di ingresso e il livello di uscita e le estensioni a frequenza. L'altro sistema di connessione lo vediamo rappresentato in fotografia. Pini in alto corrispondono al ground e ai 12 volt di alimentazione. I coccodrilli sono stati fissati automaticamente al nostro alimentatore a 12 volt, mentre le due connessioni in basso rappresentano il ground e il segnale che vanno direttamente all'oscilloscopio, come vedremo più avanti. Il consumo in questa fase è di soli 10 mA. Attraverso l'oscilloscopio possiamo vedere come il segnale sia rappresentato da una serie caotica di impulsi. Abbiamo quindi attivato la visualizzazione dello spettro di frequenza del segnale. Possiamo vedere come sia più o meno omogeneo su tutte le frequenze, come dovrebbe essere un rumore. Il fenomeno è ancora più evidente aumentando il numero dei campioni utilizzati per la lettura. Osserviamo infine come il sistema si discosti dall'ideale aumentando ulteriormente la frequenza di controllo. E anche per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like, di sottoscrivere il canale e di seguirci su tutti i social media. Alla prossima!